Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Secondo appuntamento con questa iniziativa editoriale della Gazzetta dello Sport e del Corriere della Sera in collaborazione con Yamato Video e Dynamic Planning, la società di proprietà del maestro Go Nagai, creatore di questo splendido robot, dedicata per l'appunto a Jig Robot d'acciaio. Un jig alto 70 cm, facilissimo da montare. Viene indicato riproduzione fedele e dettagliata, poi andremo magari a vedere meglio quanto sia fedele e quanto sia dettagliata, e sicuramente comunque un prodotto chiacchieratissimo e contestatissimo per vari motivi. Primo fra tutti il fattore che è composto praticamente al 100% con la plastica, se escludiamo quelle piccole componenti elettroniche. Però nonostante questo, chiacchieratissimo che sia, contestatissimo che sia, io oggi ho faticato a trovare la mia copia. Quindi questo è sicuramente un segnale che nonostante tutto è un prodotto che sta vendendo, un prodotto che sta piacendo, anche se forse il suo target a cui diciamo è indirizzato non è propriamente quello del collezionismo robotico in senso classico, quello diciamo di noi appassionati collezionisti di Chocokin, ma probabilmente un pubblico diverso, un pubblico comunque amanti di jig, ma che diciamo non è avvezzo alle dinamiche e diciamo alle abitudini del classico collezionismo Chocokin. Allora andiamo a vedere questa seconda uscita cosa ci propone. Chiaramente abbiamo sempre qui il fascicolo con questa bella immagine della testa del modello di jig. C'è indicata che è la seconda uscita, il prezzo chiaramente di questa seconda uscita era, come già sapevamo, 6,99 e abbiamo i componenti del dietro della testa di jig e del collo. Quindi andremo a perfezionare un pochino il montaggio della prima uscita aggiungendo queste componenti. Nel suo lato posteriore ci viene riproposto il jig per intero con indicata la sua altezza 70 cm per l'appunto, che non è poco comunque, diventa un bel modellone nonostante tutto, nonostante diciamo le critiche che stanno imperversando specialmente sul web. C'è il logo Jig Robot d'acciaio, costruisci il tuo robot, una collana inedita per costruire un modello 3D alto oltre 70 cm e perfetto in tutti i dettagli interni ed esterni. Come sappiamo, indicare il discorso di perfezione dei dettagli è molto soggettivo, perché jig, anche nello stesso anime che abbiamo visto in televisione, delle volte era disegnato in maniera un po' differente tra una puntata e l'altra e anche tra alcune sequenze e l'altra, quindi trovare un proprio vero standard è un po' difficile. Diciamo che come ricerca delle proporzioni questo qui diciamo è un po' contestato, soprattutto per quel che riguarda il discorso delle movenze, perché non è posabile, a parte il braccio destro che qui vedete adesso alla vostra sinistra, che potrà roteare all'altezza della spalla, forse potrà anche piegarsi qui all'altezza del gomito, questa è una cosa ancora non ben chiara, e potrà ruotare la testa a destra e a sinistra, ma non ha altri posizionamenti, diciamo. Probabilmente potrà fare la rotazione della spalla qui anche sul braccio sinistro, che ora vediamo alla nostra destra, ma oltre a questo non farà altre pose, quindi non è possibile metterlo in pose dinamiche. In questo numero appunto avremo il dietro della testa, il collo interno e lo spoiler posteriore destro, quindi uno di queste alette che sono ai lati della testa. Ci ricordano che in ogni fascicolo ci sono le istruzioni di montaggio e uno dei poster dedicati che riportano delle immagini che ricordano appunto l'anime, anche se non sono tratte dall'anime, da quello che vedo, perché comunque il modo di essere disegnato è un po' differente, ma che comunque sono ispirate comunque a quello, quindi alla fine sarà sempre bello collezionarli. Tra 2 settimane avremo in edicola ancora la fronte anteriore, non è specificato bene in quale pezzo, probabilmente il pezzo questo della faccia dall'altro lato, e vedremo appunto il naso che farà anche da pulsante per i LED, la bocca e quindi completeremo gli occhi. Poi viene indicato anche uno spoiler anteriore interno che non so di preciso cosa sia, forse sarà questo pezzettino qua, chi lo sa, poi vedremo. Io, come ho già accennato sul gruppo Facebook, andrò avanti almeno fino al numero 5 per vedere se il prodotto vale la pena e se vorrò continuare a farlo.
anche perché giudicarlo solo con magari due o tre fascicoli è troppo poco, quindi bisogna vedere anche un po' il complesso finale. Oltretutto, completarlo fino al 5 dovremmo aver completato almeno la testa più o meno, quindi se non altro non avremmo buttato dei soldi. Poi può darsi anche che se il prodotto mi convincerà a sufficienza lo porterò anche avanti, non lo so, questo ancora è una cosa che sto valutando, lo vedremo anche un po' insieme a voi. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di questo modello, se per voi vale la pena o no. Già vi ho detto la scorsa volta che nel rapporto qualità-prezzo sicuramente è esagerato, sicuramente non vale i soldi che vengono richiesti per l'acquisto alla scadenza della collezione. Però è anche vero che come in tutte le opere editoriali non paghiamo solo il modello, ma paghiamo anche la ricerca delle informazioni, l'impaginazione del fascicolo, eccetera eccetera. Poi c'è anche un discorso di aumento dei costi generale, un po' di tutto quello che ruota intorno al commercio, e quindi alla fine un certo costo lo ha. Però, come vi dicevo, nonostante quello è difficile da trovare in edicola, quindi o non li stanno mandando a sufficienza oppure viene comprato in maniera abbastanza, diciamo, numerosa. Vedremo quale delle due cose è vera. Intanto andiamo a dare un'occhiata appunto al fascicolo, andando ad aprire la bustina di plastica che lo contiene. Allora, stacchiamo il fascicolo dal suo cartone. Ecco qua, togliamo anche la parte che contiene i componenti. Ed eccolo qua, fascicolo numero 2, qua vediamo qui è indicato volume 02, alto 70 cm, c'è una bella foto completa del modello che a mio parere, ragazzi, comunque alla fine farà la sua figura, perché non è male come proporzioni, come sculpt del viso, come colorazione anche non mi sembra fatto male. Certo, come ho detto l'altra volta, il livello qualitativo delle plastiche è discutibile, il livello anche della colorazione non è lucida, è molto opaca, dà un po' la sensazione di giocattolone da spiaggia. Però ecco, se vediamo questa immagine, non so se sia stata creata di proposito con degli effetti di luce particolari, però diciamo il suo bell'effetto finale lo dovrebbe avere. Questo ovviamente non possiamo esserne sicuri al 100%, quindi è sempre un rischio andare avanti. Se non siamo convinti fin da subito lasciamo stare, diciamo, no? Io per quello andrò avanti per 5 fascicoli, poi appunto valuterò se mi ritengo, diciamo, sufficientemente soddisfatto da poterlo completare oppure meno, perché vi ricordo che comunque anche acquistandolo in modalità, diciamo, scontata sul sito del gruppo RCS, quindi sullo store della Gazzetta o del Corriere della Sera, si va incontro a una spesa di 487 euro, che in quel caso poi vanno versati anche anticipati, e la spedizione avverrà o in vari step a cadenza, non mi ricordo se è trimestrale o comunque qualcosa del genere, mentre chi sceglie invece l'opzione di spedizione tutto insieme a fine collezione dovrà aspettare l'inizio la fine del 2023, quindi comunque andremo un pochino alle lunghe. Io, se deciderò di farlo, nonostante lo andrei a pagare di più, opterei più per l'acquisto in edicola in questo caso, perché almeno passata la fase quattordicinale il fascicolo uscirà tutte le settimane, quindi sarò anche in grado di proporverlo qui in video, anche se comunque, ripeto, per la facilità di utilizzo in realtà non richiede un vero e proprio tutorial di montaggio, più che altro un qualcosa per discuterne insieme. Allora andiamo a vedere l'interno di questo fascicolo. Ecco qua, come al solito qui ci vengono ricordate tutte le cose amministrative e il costo dei vari fascicoli, che dopo
la terza uscita, cioè già dalla terza uscita in poi saranno 9,99 € a fascicolo, saranno 60 uscite complessive, e qui ci viene già indicati quali pezzi verranno forniti nella prossima uscita, vedete? Poi, aprendo il fascicolo, troveremo come sempre le istruzioni di montaggio, eccole qua, come sempre molto semplici e non richiederanno nessun tipo di cosa complicata per essere, diciamo, implementate, quindi alla fine sarà molto semplice per tutti, anche per un bambino, diciamo, montarlo. Sono esclusi da questa eccezione, da questa cosa, chiaramente tutti quei papà che hanno difficoltà a montare le sorprese dell'ovetto Kinder. In quel caso vi sconsiglio anche di cimentarvi in questo. Allora, no, scherzo ovviamente. In questo caso abbiamo un poster disegnato che dovrebbe riprendere Hiroshi nelle sue performance da pilota di Formula 1. In questo caso però diciamo che non mi piace molto, mi piaceva molto di più la testa del Gig che era stata proposta la volta scorsa, quindi questo sicuramente non è un poster che andrò ad appendere, ok? Chiudendolo ci ritroviamo solamente alla copertina finale che riporta appunto la testa del Gig e le solite informazioni. Ok, come sappiamo sono fascicoli proprio scarni, molto scarni, danno pochissime informazioni. Ecco, come vediamo non c'è nemmeno un briciolo di informazioni che riguardino un po' l'anime. Non so se questa cosa sarà sempre così o se magari nelle uscite successive ci sarà un'integrazione di qualche tipo, però al momento, certo, se dobbiamo valutare i costi tra i materiali che abbiamo visto anche con il numero 1 e la parte cartacea, diciamo che il costo non giustifica quello che ci viene poi dato, il prodotto che abbiamo, diciamo, in mano. Ripeto, più che altro è una scelta diciamo d'amore verso il personaggio, la scelta di acquistare o meno questo prodotto, perché a livello di costi sicuramente sono un po' esagerati. Questo era un prodotto che doveva essere proposto secondo me al massimo a 250 €, non oltre, e già sarebbe stato strapagato. Comunque se lo volete fare, ragazzi, la spesa da affrontare è quella che abbiamo citato prima. Bene, andiamo a vedere i pezzi. Adesso apriamo la confezione. Ecco qua, abbiamo il dietro della testa di Gig. La verniciatura, come vedete, non è perfetta, ha delle sbavature, quindi sicuramente non c'è nemmeno troppa ricercatezza nel controllo qualità. Ok, questo è sicuramente un pezzo da far sostituire perché comunque non presenta una bella immagine. Vedete queste linee qui che si vedono? Ok, questo è l'interno del collo. Sembra che ci siano due magneti qua, quindi forse c'è una sorta di attacco magnetico poi della testa sul resto, non lo so, andremo a vedere più avanti. E questa parte appunto dell'ala della testa del Gig. Bene, a questo punto possiamo direttamente attaccarli e, diciamo, completiamo la parte di montaggio. Allora, prendiamo questo, inseriamo il pezzo A dentro il pezzo D, in questo modo. Inseriamo ora anche la parte, diciamo, del collo. In questo modo qua. Poi recuperiamo la parte dei LED. Ecco qua, si mette direttamente così a incastro, e questa fase di montaggio in pratica è completa così.
Poi chiaramente potremmo provare a appoggiarci sopra, giusto così per divertimento, le parti che abbiamo preso nella prima uscita, no? No, prima ci va questo chiaramente, ecco, andrà così, questo andrà posizionato sopra, chiaramente ancora non lo possiamo chiudere bene perché comunque è da completare questo lato, però ecco, in linea di massima diciamo che quello che andremo ad avere è questo. Ops, chiaramente le parti ancora non sono assemblate fino in fondo, quindi non si tengono. Bene ragazzi, per quest'oggi è tutto. Come vi ho detto sono video abbastanza brevi, proprio perché non richiedono una complessità di montaggio tale da doversi allungare troppo nel discorso. Le valutazioni per il momento restano quelle del primo episodio, nel senso rimane una plastica abbastanza economica, ha sicuramente dalla sua la semplicità del montaggio. L'interno dei fascicoli sicuramente è scarno di informazioni, anche il poster dato questa volta è molto bruttino, disegnato in maniera approssimativa, non riporta nemmeno vicina, diciamo in maniera vicina l'immagine di Hiroshi a cui siamo abituati nell'anime, quindi diciamo che da questo punto di vista è sicuramente bocciato. Per quello che riguarda il modello finale, ragazzi, ancora devo dare un giudizio complessivo. La testa, diciamo che alla fine, una volta montata, sarà anche carina, ma qui dobbiamo considerare purtroppo che l'acquisto di tutto il modello comporterà una certa spesa, quindi non so alla fine quanto ne valga diciamo, la pena. Per quello che riguarda la testa, sì, anche se questa pure alla fine costerà comunque tanto rispetto al prodotto offerto. Bene ragazzi, vi ringrazio per la visione, fatemi sapere cosa ne pensate qui nei commenti, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanella in maniera da venire prontamente allertati ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. Visitate e mettete un mi piace anche alle mie pagine social su Facebook, all'Andrew Riker Channel, stessa cosa sul profilo Instagram e Twitter, dove pubblicherò anche cose che non porto magari qui direttamente sul canale, ma che comunque sono argomenti abbastanza interessanti. Bene ragazzi, vi do appuntamento a questo punto al numero 3 di Gig Robot Acciaio del gruppo RCS e vi saluto con la celebre frase detta da Hiroshi durante la sua trasformazione: Gig Robot Acciaio! A me più che d'acciaio mi sembra di plastica.